quello che è anche stato poi l'ulteriore passaggio che mi sono sentito di fare è cominciare a lavorare profondamente sui temi a noi tanto cari, cioè per esempio la relazione di coppia o l'educazione dei figli o l'educarsi attraverso educare i figli, questo tipo di percorso, e trovare dei collegamenti per risvegliare un po' la coscienza, quindi non è solamente ambiente, analisi progettuale, finisce lì, bisogna andare in empatia a tutte le dinamiche, comprendere cosa sta dietro anche all'essere umano, dargli spazi adeguati in questo, però entriamo poi in un mondo che è il mondo di comprendere anche le complessità che stiamo vivendo. Ecco, per esempio, una cosa per me che nessuno, pochissimi hanno presente è la complessità del rapporto di coppia. Cioè, il rapporto di coppia, a mio avviso, è una delle cose più difficili che ci siano al mondo, e invece lo rendiamo la cosa più semplice, cioè tutti ci sposiamo in modo automatico, facciamo dei corsi, diciamo, prematrimoniali come se fossero una roba semplicissima, e qualche prete è in gamba, però diciamo tendenzialmente si fa, è una cosa che si fa, come il battesimo, si fa, punto. Ecco, ci si trova sposati, ci si trova con dei figli, ci si trova a educare dove non siamo stati educati, non sappiamo che cos'è l'educazione, non sappiamo cos'è diventare genitori, diventare è una cosa, ma essere genitori proprio non abbiamo idea. Perché io dico questo? Perché abbiamo delle figure anche di riferimento un po' scarse di nostri genitori, è tutta una catena qui, è una società che non alimenta uno sviluppo interiore del singolo verso una dimensione di coscienza, alimenta uno sfruttamento della famiglia verso un meccanismo allucinante dove l'uomo e la donna devono lavorare tantissimo e non c'è facilità di una relazione, di un dialogo, un'educazione anche al dialogo. Insomma, veramente, e uno ci si immerge, ci si butta in questa cosa chiamata coppia, ovviamente per delle pulsioni anche molto fisiche di attrazione, ma poi si trova a scontrarsi con una roba che è enorme, cioè con la problematica che la coppia ti porta davanti un grande cammino interiore. Se sei arrivato a questo punto e stai ascoltando questo video, benvenuto, finalmente potrei dire nell'inizio di un percorso di coppia. Quando il percorso di coppia inizia a fare male, inizia a essere difficile, complesso, è lì che incomincia la relazione di coppia. Perché è così, perché si sta scardinando degli aspetti. Questo per tutti noi, siamo passati da momenti di crisi, di difficoltà, e infatti scardinando abbiamo scoperto cose nuove di noi, abbiamo trovato nuove alleanze, nuove comprensioni. Sì. Però proprio c'è una male informazione, diremo così, una male educazione su tantissimi argomenti, come anche la coppia. La coppia c'è, ci deve essere, punto, devi assorbire, devi sottostare a questa cosa, punto. Ti disinnamori piano piano, poi la situazione scende, e invece è un percorso di grandissima elevazione anche quello. Allora ci vorrebbe un qualcosa che dia ancora più credito a questa via dell'uomo. Ecco perché, diciamo, lentamente mi sono poi, come dire, spostato verso un percorso che si è aperto appunto ho aperto un blog anche, questo qua che hai appena fatto vedere, che è un blog di YouTube, questo qui, che ho messo, vedi, la coppia illuminata, ho messo diverse cose che a me, perché le ho messe poi? Non è che perché mi interessa che la gente ascolti più di tante, perché è un anelito del cuore mio, cioè è un percorso di profonda sofferenza che ho avuto e che mi ha dato tantissime risposte e in qualche modo ha portato fuori questa realtà. Ecco qua, è con mia moglie, adesso tu vedi anche Monica Ma, psicoterapeuta, con lei stiamo portando avanti un percorso appunto di coppia, è una realtà, ecco questo è a casa nostra, che stanno arrivando i primi giovani perché la voglia è di aprire una comunità però non tanto la comunità giovanile aperta e generale, in realtà una realtà anche circoscritta, con dei corsi circoscritti di esperienze mirate, però a far cosa? A creare quello spazio che nessuno ha adesso e non abbiamo avuto neanche tanto noi, dove ci possa essere il dialogo, i ragazzi possono conoscere delle parti profonde di loro, scambiare tra di loro, trovare una piazza di dialogo che in qualche modo non c'è fuori tra gli amici, cioè, si fa difficoltà. Poi parliamoci chiaro, uno dei temi più importanti per i giovani post-Covid, anche che è abbastanza recente, questo è il senso della solitudine. Questo è invece il lavoro di gruppo che facciamo con gli adulti. Però tornando ai giovani, diciamo, la solitudine è molto alta nei giovani, cioè a parte questi cellulari, questi media che entrano in modo proprio vizioso, potremmo dire, nella loro realtà, c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno che parlino, c'è bisogno di scambio tra di loro, di fare delle... E allora stiamo aprendo questo aspetto in modo appunto di volontariato,
stiamo avendo anche dei fondi, degli aiuti per poter comprare una casa e iniziare a creare questa realtà. Devo dire è un percorso enorme, perché non pensavo, ma anch'io sto crescendo tantissimo e preparando per questo, perché è una crescita per tutti. Cioè io ritorno anch'io giovane, ritorno adulto, non finisce mai l'apprendimento, l'apprendistato. Però oggi come oggi mancano realtà di questo genere. Questa è un'immagine che ho messo finale, bellissima, che riguarda la grande opera, viene chiamata nell'alchimia, la grande opera della coppia, la coppia alchemica, potremmo parlare di coppia illuminata. Questo è il Sacro Graal al centro, appunto le due forze, diciamo il Sole e la Luna, che si incontrano in questa fusione. E quindi cosa significa? Che la via di coppia è una via sacra, è una via che porta al risveglio in profondità, e non tanto come lo possiamo vivere noi con l'aspetto tantrico, sessuale, fine a se stesso, ma può considerare degli aspetti anche, giustamente, quelli considerano, però c'è proprio un percorso interiore di trasformazione enorme, come un sacerdozio, come farsi prete. Ecco perché manca l'istruzione sulla via di coppia. La via di coppia però cos'è? È il primo nucleo di una famiglia. Se non si capisce la via della coppia, il senso sacro della coppia, non si va avanti neanche a costruire una famiglia sacra. La sacra famiglia, no? Se pensi, no? Questa parola che viene dal linguaggio cristiano. E questo è il passaggio successivo, però se il nucleo non è un nucleo forte, comprensivo del valore della trasformazione che ha una coppia, a caduta anche la famiglia non può apprendere questo livello. Quindi la voglia di portare in luce questi aspetti, risvegliarli negli adulti. Io poi ho il cavallo di battaglia la coppia, perché ci credo tantissimo alla relazione di coppia, lo trovo poi. E ripeto, educare vuol dire educarsi. Non c'è. Infatti la mia idea, qua concludo, poi lascio, scusa a te la parola, concludo dicendo che quello che mi immagino è creare, come dire, delle realtà in cui i giovani, lo stiamo già facendo, perché ogni mese abbiamo degli incontri, però i giovani in qualche modo portano loro il tema, portano loro il motivo per parlare. Noi semplicemente accogliamo o direzioniamo o agevoliamo, ma non è qualcosa che è imposto, perché c'è già tutto nell'aspetto giovanile, c'è già tutto, sono già tantissime risoluzioni, solo che non ci sono gli ambienti che permettono a loro di iniziare a uscire più allo scoperto, ed è veramente pesante questa cosa. Cioè, stanno tanto male i giovani, cioè più di noi della nostra generazione. Ogni generazione non è facile, ma adesso lo stiamo percependo a più livelli. C'è proprio bisogno di un ambiente nutriente, nuovo, di dialogo, posso dire anche religioso, perché questo è un ambiente laico, cioè quindi non vogliamo portare nessuna forma religiosa di qualsiasi livello sia, e quindi aperto ovviamente alla discussione. Però ecco, questo è il mio sogno, che piano piano con la mia compagna si sta realizzando.